Ma che cos'è il linguaggio ipnotico nella PNL? Ciao, sono Caruso Colzi di carusocolzi.com, sono il fondatore di Ipnosi Naturale. Oggi trattiamo un tema che mi piace tantissimo. In questi video, se ti sei accorto, abbiamo conosciuto molto della programmazione neurolinguistica, che noi chiamiamo PNL, e abbiamo compreso tante cose sui sistemi rappresentazionali, sui canali preferenziali, sul modello VAC, abbiamo parlato di metaprogrammi, abbiamo parlato di movimenti oculari, abbiamo parlato di sistemi di ancoraggio, abbiamo detto un sacco di cose, ok? Abbiamo avuto tanti riferimenti. Io spero che tu abbia già visto i video precedenti di questa sequenza di video che trattano la PNL. Ma oggi trattiamo un tema che a me è davvero davvero molto caro, cioè il linguaggio ipnotico. Ma che cos'è il linguaggio ipnotico nella PNL? Per capire che cos'è il linguaggio ipnotico dobbiamo prima capire che il linguaggio è di per sé ipnotico. Facciamo chiarezza. Se io ti dico gelato alla fragola, gelato alla fragola, tu per comprendere questa cosa, che è il gelato alla fragola, bisogna che tu faccia una ricerca interna e che destrutturi ciò che ti ho detto, lo strutturi dentro. Quando hai trovato quell'esperienza che tu chiami gelato alla fragola, dirai, ah ok, adesso ho capito. Ma non è così lenta la faccenda, è fulminea. Esatto, è fulminea. Però questo lo stesso in PNL noi lo chiamiamo ricerca transderivazionale. Transderivazionale. Quindi c'è un po' di trans in ogni atto di comunicazione. Se tu vuoi capire qualcosa, in qualche modo devi fare una ricerca transderivazionale. Ora, fra una ricerca e l'altra, noi sappiamo che si aprono delle finestre che noi chiamiamo finestre ipnotiche. Quando dico noi mi riferisco a PNListi, operatori di PNL, ma anche a ipnotisti. Poi capirai perché l'ipnosi è così fondamentale. Quando si aprono queste finestre ipnotiche, tu non puoi semplicemente buttare lì informazioni a casaccio, devi utilizzare un linguaggio che viene riconosciuto dal tuo fattore critico, come lo chiamava Hellman, e che si lascia penetrare all'interno dell'inconscio, della mente inconscia, e comincia ad elaborare e favorire dei cambiamenti, degli sviluppi, insomma, delle azioni fondamentali per quello che stiamo cercando di ottenere. Infatti, la PNL è una disciplina che si occupa, ti ricordo, non di giusto o sbagliato, ma di funzionale o non funzionale, quindi di ottenere un qualcosa che funzioni. Per fare questo dobbiamo accettare dei cambiamenti interni, dobbiamo accettare che ci sono delle cose che vanno modulate, che vanno alterate, manipolate, condizionate. Nello scorso video abbiamo parlato di condizionamento classico e condizionamento operante. Bene, per tutto questo noi in PNL utilizziamo dei linguaggi un po' particolari. Se sei già un po' conoscitore della PNL, dovresti aver sentito dire che esistono due modelli fondamentali che utilizziamo, uno in estrazione e uno in emissione. Quello in estrazione basato sulle domande, che strizza un pochino l'occhiolino alla maieutica socratica, ma non è così, insomma, però un po' strizza l'occhiolino, si chiama metamodello ed è un set di domande organizzate in funzione della comunicazione e dell'outcome, cioè del risultato che noi vogliamo ottenere. Sono domande e le domande vanno a aprire dei file interni alla persona prima che la persona possa realmente rispondere. Se io ti faccio la domanda di che colore è casa tua, bisogna che tu vada a cercare quella informazione, ricerca transderivazionale. Quando hai quella informazione, bisogna che tu la converta in un linguaggio. In quel linguaggio, come ormai dovresti sapere, esistono una serie di cancellazioni, distorsioni e generalizzazioni. Quindi l'operatore PNLista valido riesce a comprendere attraverso questi meccanismi molto rapidi e molto veloci come
adeguare il percorso per farti ottenere esattamente ciò che gli stai chiedendo. Quindi, torniamo a noi, il linguaggio ipnotico è un po' una storpiatura perché il linguaggio è di per sé già ipnotico, ma noi conosciamo dei sistemi per estrarre delle informazioni, quindi metamodello, e poi conosciamo il famosissimo Milton Model, Milton da Milton Erickson, il famoso psichiatra super ipnotista, che dicono aver inventato l'ipnosi moderna. Il problema qual è? È che più avanti andiamo e più che l'ipnosi moderna si trasforma, quindi parlare di ipnosi classica o ipnosi moderna continuerà a cambiare negli anni. Non mi voglio attaccare a queste cose, però insomma diciamo l'ipnosi conversazionale era già presente all'interno della scuola di Palo Alto in California, dove stavano in quel momento, prima degli anni 70, studiando Bandler e Grinder. Già stavano fabbricando ipnosi conversazionale, che magari all'epoca non si chiamava così. Tutto il discorso dell'oratoria greca, tutto il discorso della logica era già di per sé molto ipnotico. Poi però a un certo punto Bandler e Grinder a gamba tesa tirano fuori questo modello, che è il modello estratto dalle grandi conversazioni che hanno avuto con Erickson, Milton Erickson. Quindi adesso noi abbiamo un tipo di linguaggio che potenzialmente mette in trance chiunque. Perché io ho una specializzazione in ipnosi conversazionale e adoro questa branca dell'ipnosi? Questo è esatto. Questo qui è il diploma, il certificato di che io sono Professional Conversational Hypnotherapist, cioè faccio ipnotherapy conversazionalmente, ovvero ho strutturato così tanto un certo tipo di linguistica per cui possiamo fare ipnosi ad occhi aperti, viene chiamata anche Waken Hypnosis, cioè ipnosi ad occhi aperti. In PNL spesso si chiama ipnosi uptime, che è molto diversa dalla downtime dove vediamo le persone tutte afflosciate. Quando utilizziamo l'ipnosi conversazionale, le persone intorno a noi non si rendono conto che il soggetto che ci sta ascoltando è già in trance, ha un po' di midriasi della pupilla, già sta lavorando internamente, ha questa sensazione di rilassamento del volto. L'ipnosi conversazionale è utilizzatissima ovunque si lavori con la comunicazione. La PNL però ha creato uno schema veramente poderoso, potente, che ti permette di lavorare con il soggetto in trance e ti permette di immettere delle informazioni utili per risolvere quel problema, utili per ottenere quel risultato che il tuo cliente ti sta chiedendo o per esempio il tuo allievo ti sta chiedendo. Per tantissimi anni ho lavorato nella scuola e molte delle mie lezioni erano così importanti, erano così facili da comprendere, erano così funzionali perché utilizzavo un certo tipo di linguaggio, quello che tecnicamente si chiama linguaggio ipnotico. Significa che gli allievi sono tutti degli zombie? No, state attenti, è una cosa molto più naturale rispetto a quello che ci vogliono insegnare. Se vuoi pensare di fare un qualsiasi tipo di lavoro con l'ipnosi, hai bisogno di tantissimo rapport, cioè di un certo tipo di connessione, di fiducia, di empatia, simpatia con la persona con cui stai lavorando. Altrimenti tutto il corollario, il castello, la struttura della PNL va giù. Ecco perché nel primo periodo ci occupiamo tantissimo di imparare come fare ad ottenere il rapport, ma anche l'ottenimento del rapport passa attraverso un set di suggestioni che possono essere esse stesse contemplate all'interno del mondo dell'ipnosi. Quindi quando si parla di linguaggio ipnotico, io non so se ti riesci a rendere conto, io mi illumino, potrei stare a mesi a parlare di questa cosa, però è difficile parlartene con un video così, bisogna attraversare dei percorsi. Ti ricordo questa roba qua. Senza un ambiente ipnotico
senza il tuo inconscio che favorisce un certo tipo di cambiamento e che accetta un certo tipo di suggerimenti, suggestioni, informazioni, è impossibile utilizzare le tecniche della PNL. Molti di voi che mi state ascoltando sono sicuro che ne conoscono tante di tecniche di PNL, ma poi quando le utilizzano non gli funzionano. Sapete qual è il motivo? Perché non state creando un ambiente ipnotico tale per cui la persona con cui volete lavorare non accetta un certo tipo di suggestioni. Per fare questo esiste il Milton Model, ci sono tanti blog che parlano del Milton Model, ma ancora una volta vi ricordo, non vi insegnano come si fa ad utilizzarlo, vi danno degli schemi, ma è difficilissimo da utilizzare. Se volete imparare ad utilizzare il linguaggio ipnotico, sappiate che ho un corso che si chiama primo corso di PNL, secondo corso di PNL e terzo corso di PNL. Il primo corso mai stato fatto in Italia ed è quello che ha venduto di più di tutti ed ha aiutato già 1000 persone ad avere una comunicazione più efficace. Ricordati questo, quando si parla di comunicazione efficace, si parla di una comunicazione che sa estrarre delle informazioni utili per quello che vogliamo raggiungere e che sa immettere all'interno della comunicazione delle informazioni utili per poter andare da un punto A a un punto B. Tutto questo è quello che in realtà poi dopo viene fatto in una sessione di ipnosi conversazionale quotidianamente dai PNListi, ma anche insomma dai più importanti ipnotisti adesso attualmente moderni. Ok? Se vuoi imparare questa cosa, trovi tutto quanto nei miei 3 corsi, che adesso sono diventati un unico corso, primo, secondo e terzo, e ti spiego anche il linguaggio ipnotico, ti spiego come si fa ad utilizzare il linguaggio ipnotico e come puoi addestrare te stesso ad utilizzare un linguaggio ipnotico fino al punto in cui utilizzarlo diventa per te davvero facile e diventa una cosa molto curiosa per te scoprire quanto più utilizzi il linguaggio ipnotico, più è facile per le persone seguirti in maniera curiosa, interessata fino al punto in cui puoi ottenere degli obiettivi insieme con le persone con cui stai lavorando, possono essere i tuoi allievi, i tuoi cari, il tuo partner oppure i tuoi clienti, e ti senti più sereno, più tranquillo, perché nel momento in cui utilizzi il linguaggio ipnotico a livello completamente naturale, ti rendi conto che progressivamente puoi diventare un oratore migliore e ottenere dei risultati che ti rendono un uomo migliore, una donna migliore. A questo serve la PNL e io ti auguro di fare questo percorso in PNL perché questa disciplina nasce per agevolare la semplicità e ottenere tanti risultati. Bene, io mi fermo qua, oggi ti ho parlato un po' di linguaggio ipnotico, negli altri video ti ho parlato di tantissime cose, vatteli a vedere se ancora non li hai visti, iscriviti al canale, mettimi un mi piace, ma che te lo dica a fare, secondo me già l'hai fatto perché questi video ti piacciono. Detto questo, io mi chiamo Caruso Colzi, ti ricordo che il mio sito internet se mi vuoi contattare è www.carusocolzi.com. A me non resta che augurarti una splendida serata e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!